Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere meglio come funziona questo convertitore step down DC-DC con regolazione in uscita sia di tensione che di corrente. È un modulo molto versatile, possiamo inserire al suo ingresso una tensione che va da pochi volt fino a un massimo di 40 volt, poi andiamo a vedere i dati più specifici, e regolare l'uscita con una tensione di cui abbiamo bisogno. In più, questo modulo ci permette di limitare la corrente in uscita così da evitare di danneggiare i nostri dispositivi. Ok, mettiamo sul banco e andiamo a vedere tutte le sue caratteristiche e andiamo a fare qualche prova. Ecco il modulo visto da vicino. Si tratta di un convertitore step down DC-DC che ci permette di abbassare la tensione in uscita rispetto a quello d'ingresso e di regolare anche la corrente massima. Adesso andiamo a vedere e vi spiego le parti principali del modulo. Qui in alto troviamo il connettore di ingresso, etichettato, come potete vedere dalla figura, con Enter. Troviamo il terminale positivo, se giriamo troviamo in più, va collegato alla tensione di ingresso, ad esempio 24 volt positivo, e in meno va collegato al GND della sorgente. La tensione di ingresso può andare da 6 volt fino a 40 volt. È importante fornire una tensione più alta di almeno 1,5 volt rispetto alla tensione che vogliamo in uscita. Troviamo due trimmer. Il primo, questo qui, regola la tensione in uscita. Rotando in senso orario la tensione aumenta. Rotando in senso antiorario la tensione diminuisce. Va regolato con un piccolo cacciavite di precisione. L'altro trimmer, posto sotto quest'altro, serve a limitare la corrente massima che il modulo può fornire. Questo è utile per caricare batterie, alimentare LED o proteggere circuiti sensibili. Anche questo si regola con un cacciavite piccolo. In senso orario si aumenta la corrente massima, in senso antiorario si riduce. In fondo troviamo i terminali di uscita. Troviamo, se giriamo, out più, out meno. Out più fornisce la tensione regolata, Vout meno è il negativo. Da qui esce la tensione che abbiamo impostato limitata alla corrente che abbiamo scelto. Vi faccio notare un'altra cosa. Qua troviamo in più e in meno con due morsetti. Queste due piazzole corrispondono esattamente a questo morsetto, questo a questo morsetto. Quindi se non vogliamo mettere il cavo qui, possiamo saldare direttamente qua sopra. Qua in meno, quindi questo è il meno e questo è il positivo ingresso. E lo stesso dall'altra parte, out. Qua out più, quindi qua abbiamo l'uscita positiva e qua l'uscita negativa, se non vogliamo usare i morsetti. Il modulo ha anche 3 LED. Andiamo a vedere esattamente cosa fanno. Allora, troviamo questo che è un charge indication che si accende quando c'è corrente in uscita, esempio durante una carica di una batteria. Poi troviamo quest'altro LED full di istruzioni, si accende quando il carico è completo, ad esempio una batteria carica. E infine troviamo quest'altro LED dietro i trimmer e constant current indication, quindi si accende quando il modulo lavora in modalità corrente continua, cioè quando la corrente ha raggiunto il limite impostato dal timer. Questi LED aiutano molto a capire
e visivamente cosa sta facendo il modulo. Al centro troviamo questa grande bobina dorata che è l'induttanza, un componente chiave nel funzionamento del convertitore step down. Serve a regolare il trasferimento di energia durante la commutazione interna del circuito. Il cuore del circuito è questo componente, che è un regolatore switching XL4015. Questo integrato è in grado di convertire la tensione in ingresso da 8 a 36 volt o 640 in una più bassa e stabile, gestendo anche fino a 5 A di corrente in uscita, grazie al MOSFET integrato. Lavora in modalità PWM e insieme alla bobina ai condensatori permette di ottenere un'alimentazione efficiente con meno calore rispetto a un regolatore lineare. Adesso che abbiamo analizzato meglio questo modulo e abbiamo visto tutto il suo funzionamento, passiamo alla parte pratica. Ho acceso un alimentatore e ho impostato 24 volt in uscita che andiamo a collegare al nostro modulo. Ho collegato qua la parte positiva più 24 volt e qua il GND e si è acceso il LED. Andiamo a controllare la tensione in ingresso, dovremmo trovare 24 volt, quindi qua è il positivo e qua è il negativo. Effettivamente troviamo 24 volt. Come vi ho accennato, potete usare anche queste piazzole, quindi se io metto il tester qua e qua, come vedete trovo 24 volt. Quindi se non volete usare i morsetti potete utilizzare anche dei fili saldati su queste piazzole. Ho collegato un tester, quindi il multimetro in modalità tensione continua in uscita, qua è morsetto positivo, qua è morsetto negativo, e andiamo a regolare il trimmer. Questo è il trimmer per regolare la tensione. Quindi se io adesso giro in senso orario dovrebbe aumentare, non aumenta perché la tensione di ingresso che abbiamo fornito è 24 volt. In senso antiorario dovrebbe diminuire. Vediamo un po', giriamo, effettivamente vedete che la tensione diminuisce. Vediamo, dovrebbe arrivare quasi fino a 1,3 volt. Sta diminuendo. Più veloce. 8, 7, 6, 5, 3. Il minimo è 1, intorno a 1,25 volt, quindi fino a un massimo della tensione che gli abbiamo dato. Vado a mettere questa ventola che funziona a 12 volt con assorbimento da 0 a 25 A, quindi 250 mA, all'uscita del modulo. Metto anche questo voltamperometro, così possiamo vedere sia i volt che l'amperaggio assorbito in diretta. Ho fornito tensione, sto fornendo 24 volt, ma all'uscita ho impostato una tensione di 12 volt. Abbiamo un assorbimento di 15 A, quindi 150 mA. Non sto limitando la corrente, quindi la ventola funziona a pieno carico. Se io adesso non so se riesco a farvelo vedere, agisco sul trimmer che regola la corrente, quindi in senso antiorario abbasso, dovrebbe diminuire l'amperaggio, diminuire la tensione e diminuire anche la velocità della ventola. Un po', sto continuando a diminuire. Ecco qua, si è acceso pure il LED sul modulo. Come vedete
Qua ho limitato a 100 mA, la tensione è diminuita così da mantenere costante l'alimentazione. Se limito di più si dovrebbe quasi fermare la ventola, infatti si è fermato. E aumentiamo. Questo modo è davvero comodo perché ci permette di caricare diversi carichi con precisione, regolare sia la tensione che la corrente, quindi è perfetto per Arduino, LED, ventole, ma anche per ricaricare batterie a litio. In modulo supporta fino a 5 A in uscita, ma per non rischiare surriscaldamenti o guasti, il valore consigliato è sui 3, massimo 4 A continui, soprattutto se non usiamo dissipatori. Se lavoriamo con correnti elevate è sempre meglio aggiungere un piccolo dissipatore in alluminio o una ventolina per raffreddare il chip, il XL4015. Siamo giunti alla fine del video, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.